Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andiamo a realizzare questo portacarte semplicissimo. È realizzato tutto a punto basso. È in tema con la pochette luce che trovate il tutorial sul mio canale. Vi lascio sia qui il bottone che il link giù nel box informazioni. Questo portacarte, come potete vedere, ha tre taschine dove poter mettere le carte. Io ci ho messo delle carte fedeltà, ma voi potete benissimo metterci dei documenti e anche delle banconote. Per realizzare il portacarte ti servirà del cordino Tie Skinny color cipria della Tessiland. È lo stesso che ho utilizzato per la borsa luce, infatti non è una rocca intera ma è bensì quella che mi è avanzata. Ti servirà un bottone a calamita da cucire al portamonete, in questo modo, vedete? Poi ti servirà un ago dalla cruna grossa o un ago tirafettuccia, dipende da quanto grosso sarà il cordino che utilizzate, un marcapunti, un accendino per bruciare l'estremità del cordino, delle forbici, un uncinetto numero 2. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e se non l'hai ancora fatto di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto, di commentare se ti è piaciuto il video e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Prendiamo il nostro cordino, prima cosa da fare è andare a bruciare qui l'estremità in modo che non si disfi. Io l'ho già fatto. Andiamo a fare quindi un capietto e avviamo 25 catenelle. Fate le 25 catenelle, saltiamo la prima catenella e andiamo a lavorare la seconda e andiamo a lavorare maglie basse. Quindi andiamo a fare un giro di 24 maglie basse. Una volta realizzato il primo giro di 24 maglie basse, dobbiamo andare a realizzare altri 35 giri sempre di 24 maglie basse. Quindi finito il giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro e proseguiamo di nuovo a lavorare maglie basse. Ci rivediamo una volta completati tutti e 36 giri. 36 giri vi ricordo che comprendono anche il primo giro che noi abbiamo realizzato. Una volta fatti 36 giri di maglie basse, dobbiamo andare a fare 39 giri di maglie basse. Quindi adesso in questo punto andiamo a mettere il marcapunti. Qui. Nell'ultimo giro mettiamo il marcapunti.
E adesso possiamo proseguire a fare gli ultimi 3 giri di maglie basse. Una volta finiti i 39 giri di maglie basse, adesso dobbiamo andare a fare 50 catenelle. Quindi proseguo realizzando 50 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 48, 49, 50. Una volta realizzate le 50 catenelle, vado a fare un giro di maglie basse. Quindi salto la prima maglia dall'uncinetto e vado a lavorare maglie basse dalla seconda. Una volta concluso il primo giro di maglie basse, dobbiamo andare a lavorare altri 17 giri di maglie basse. Quindi noi abbiamo lavorato qui le 24 maglie iniziali più le 49 maglie che abbiamo aggiunto. Quindi adesso lavoriamo ancora 17 giri di maglie basse e con quello che abbiamo appena realizzato saranno un totale di 18 giri di maglie basse. Questo è il lavoro finiti anche 18 giri di maglie basse. Adesso andiamo a fare una catenella e possiamo tagliare il filo. Ecco qua. Adesso dobbiamo andare a cucirlo. Quindi il primo marcapunti, questo, serve per delimitare fin dove dobbiamo andare a piegare questa parte. In questo modo. Quest'altra parte la pieghiamo così, quindi pieghiamo completamente e poi il resto che avanza sopra l'altro. Adesso dobbiamo andare a cucire questa parte, questo qua e qua giù il fondo. Il nostro portacarte è quasi concluso. Adesso, una volta che l'abbiamo cucito, possiamo andare a togliere il marcapunti e ci manca soltanto da andare ad applicare il bottone. Quindi lo applichiamo qui in questo punto al centro, lo cuciamo e la seconda parte del bottone la andiamo a posizionare qui
bene in corrispondenza dell'altra sua parte. Una volta attaccati i bottoni abbiamo finito il nostro portacarte. Questo è quello che abbiamo appena fatto e questo è quello che avevo già pronto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo tutorial.